Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Q&A. Per chi non lo sapesse, Q&A sta per Question and Answers, ovvero domande e risposte. E questo qua è un video in cui rispondo alle vostre domande. Le domande le ho lette da questo post di Facebook che ho linkato qui sotto. Quindi se volete fare delle domande per la prossima puntata dovete andare in quel post. Questo Q&A lo faccio in un posto un po' particolare, come vedete alle mie spalle, un posto bellissimo. Sono in Calabria, arrampicato su questo scoglio alto 15 metri. Ho una paura schifosa perché ho paura dell'altezza, quindi non so perché sono venuto qua a registrare questo video. Allora, spero di riuscire a non morire prima della fine del video. Sono appollaiato tipo piccione, caldo schifoso poi. Allora, Riccardo Ferrari mi chiede: come mai hai deciso di correre contemporaneamente con auto e moto? Non era meglio correre in 2 anni differenti e concentrarti meglio su una delle 2 cose? Beh, in realtà è che quest'anno io volevo correre in moto, poi si è presentata anche l'occasione di correre con le auto, quindi le occasioni non bisogna lasciarsele scappare. Così le ho prese entrambe. Questo scoglio è veramente scomodo. Diciamo poi che con le auto ho molta più esperienza, quindi è molto meno impegnativo che correre in moto. Thomas Marchetti mi chiede: vorrei avere qualche dritta su come avvicinarsi al mondo delle gare in moto. Sto preparando un video in merito che spiega come fare per correre in moto, lo pubblicherò nei prossimi giorni. Carlo Paternò mi chiede: ciao Alberto, puoi chiarirmi le idee in merito alle prese on board sulle moto durante i turni di prove libere in pista? Il regolamento, cosa prevede, cosa consente? Dipende da pista a pista, quindi non ti so dire. La cosa migliore è chiamare l'autodromo e chiedere. Luciano Baroni mi chiede: oddio, cercherò di sintetizzare. Se quando pieghi la moto sale di giri è perché la ruota fa più giri, quindi non aumenta anche la velocità sul contachilometri? Esattamente, infatti il tachimetro della moto, che legge la velocità dalla ruota posteriore, quando pieghi, pur mantenendo la stessa velocità, aumentano i giri, quindi aumenterà anche la velocità che viene segnata sul contachilometri. Infatti quando vedi gli onboard delle moto in pista che inquadrano il tachimetro e vanno giù in piega, la velocità non è sempre quella, generalmente la velocità vera è più bassa. Infatti noi nella telemetria utilizziamo il GPS per rilevare la velocità. Luca Sparco San Vito mi chiede: quanto costano tutte Dainese personalizzate su misura? Sul sito Dainese c'è il configuratore, l'ho linkato qui sotto, puoi andare a sbizzarrirti e vedere un po' i modelli e i costi. Marco Scurti mi chiede: come ti è venuta la passione per i motori e come hai fatto ad arrivare fin qui? Ho fatto un video che si chiama Draw My Life in cui racconto tutta la mia storia. Anche quello l'ho linkato qui sotto se volete andare a dargli un'occhiata. Mi chiede anche come si chiama la canzone dell'intro, che è troppo bella, anche quella la trovi linkata in descrizione. E vi consiglio sempre di leggere la descrizione dei video perché ci sono sempre tante informazioni utili. Valeria Maglioni mi chiede: per te da 1 a 10 quanto è difficile attualmente la vita da youtuber e pilota? Questa è una bella domanda. Allora, diciamo che la vita da pilota ha le sue difficoltà dovute al fatto che le gare sono comunque molto stressanti, sia emotivamente sia fisicamente. Serve tantissimo allenamento. Io mi alleno 3 volte a settimana ed è troppo poco, dovrei allenarmi almeno 5. E naturalmente non si guadagna, anzi si spende. Quindi oltre a questo si aggiunge anche lo stress di trovare i soldi per correre. Quindi c'è tutto un lavoro dietro che o lavori e i soldi che guadagni li spendi nelle corse o devi trovare sponsor. A questo si aggiunge anche la vita da youtuber, che non so come mai tanti pensano che lo youtuber non faccia un cazzo. Invece per i 3 video a settimana che vedete pubblicati sul canale ci sono un minimo di 50 ore di lavoro dietro, che già solo per quei 3 video sono più di un lavoro a tempo pieno. Oltre a ciò si aggiunge il fatto che fare lo youtuber è comunque un lavoro stressante, perché non stacchi mai, non ti fermi mai, sei costantemente a fare foto, video, creare contenuti, buttare giù idee. Ad esempio anche qui, anziché stare in vacanza, io sto girando un video, quindi non stacchi mai. E oltretutto sei esposto, quindi tutto quello che fai è sotto i riflettori, quindi devi stare attento a tutto quello che fai, tutto quello che dici. È un lavoro che ha una fonte di stress comunque importante. Ci sono tanti youtuber che sono arrivati a un certo punto che sono esplosi. Un esempio è Elle of the Mills, una youtuber canadese che ha avuto un successo stratosferico ed è andata in crisi nera, crisi totale, ed è esplosa a 19 anni e ha preso una pausa perché stava esplodendo. Quindi posso confermare che fare lo youtuber e il pilota è bello, bellissimo, e allo stesso tempo è impegnativo. Niki Brutti mi chiede, dato che l'ha provato sulla sua pelle: non sarebbe stato meglio cominciare con un 600 anche con un 1000? Sì, infatti quando ho provato il 600 per la prima volta ho detto wow, ma è bellissimo, è facile e non ti stanca, non è faticoso. È stato molto difficile partire da zero con un 1000. Quindi sì, il mio consiglio è, per chi vuole iniziare a correre, partite con un 600, assolutamente. Alessandro Filippini mi chiede perché ho scelto 54 come numero. Ho già risposto a questa domanda in uno dei precedenti Q&A che ho linkato qui sotto.
Patrizia Ansaloni mi chiede: parlando dell'ultimo video del limone, ma in generale ancora più con queste sfidine trite e ritrite, davvero non si riescono ad avere dei like senza cadere nel tranello di fare quello che la gente piace, altrimenti non ti ascolta? Per essere chiari, sono iscritto al tuo canale e adoro la freschezza e la ricerca che stai portando avanti. Solo mi chiedo se si può riuscire ad elevare il messaggio. Parlare dei DD e farlo facendo una sfida stronzata senza senso in ridere mi sembra contraddittorio. Opinione personalissima, bla bla bla. Allora, io faccio un video perché mi piace farlo e naturalmente faccio un video con l'intenzione di fare un video che piaccia alla gente. Nel senso che se mi piace guardare il cielo, e non posso pubblicare su YouTube un video di 6 ore che inquadra il cielo. Cioè, è chiaro che ci deve essere anche uno studio che renda il video piacevole. Quindi dietro tutti i miei video c'è uno studio, quindi una regia, un montaggio, una musica. Quello che faccio deve piacere alla gente. Quindi l'acchiappa like, io non capisco il concetto dell'acchiappa like. Cioè, è ovvio che faccio dei video perché piacciono alla gente. Quindi è ovvio che più like prendono, più sono contento, perché vuol dire che i video sono piaciuti. È una manifestazione di apprezzamento. Detto ciò, parlando delle sfide, sfidine, cose varie, questo ci è sembrato essere un qualcosa di simpatico, qualcosa di carino, qualcosa in cui nessuno si faceva male, e una challenge, come quando vai con gli amici al bar e fai una sfida a mangiarsi, non so, una pizza intera senza tagliarla, o fai una sfida a bersi una Coca-Cola intera senza respirare. Cioè, cose che si fanno tra amici al bar una sera, e non vedo perché non debba farle sul mio canale YouTube, dato che io vedo tutti voi che mi seguite come degli amici, e dato che i DD sono i primi a divertirsi e scherzare tra loro e con tutti, e vivere la vita in modo leggero, perché già la vita per loro è partita male, quindi cerchiamo di renderla spensierata. Marco Maggio mi chiede: ciao Alberto, puoi consigliare un corso di guida in pista che sia valido? Parlo di un corso in cui insegnano ad approcciare alla guida in pista dei motociclisti da strada come me. Consiglio vivamente la Riding School di Pedersoli, che ha corsi di guida per qualunque livello. Pierfrancesco Gedeone mi chiede: se un giorno ti trovi di fronte a un bivio e devi scegliere se correre con le moto o con le auto, non avendo possibilità di farle tutte e due insieme, cosa faresti? Dipende che moto, dipende che auto. Se dovessi scegliere, diciamo, tra MotoGP e Formula 1, sceglierei Formula 1, semplicemente perché nelle auto ci sono meno rischi, ti fai meno male, sono più facili, sono più semplici, quindi tutto ciò che è facile, semplice e ti riesce bene è allo stesso tempo più divertente, quindi sceglierei le auto. Maurizio Lenetti mi chiede: ciao Albe, so che il tempo per rispondere è sempre meno, sono felice per te, bla bla bla. Volevo sapere quanto sei riuscito a girare con le Predator per fare un confronto con la moto. Prendiamo ad esempio Cervesina, con la PC 010 ho girato in 27,5, con la moto in 23,0. Diciamo che quel 27,5 con le Predator sei quasi al limite, mentre il 23,0 con le moto ci sono ancora un 2 secondi di margine. Quindi in una pista come Cervesina, le PC10 e una 1000 con gomme stradali come quelle che utilizziamo noi si passano teoricamente 6 secondi. Una PC15 e un 1000 si passano 4 secondi più o meno. Pasquale Talè: ciao, volevo chiederti un consiglio. Per favore, vorresti correre in moto? Per favore dammi un aiuto, te ne sarei molto grato. Allora, questa è una regola d'oro per chiunque vuole approcciarsi a questo mondo. Se volete correre, non chiedete mai aiuto a un pilota, perché tutti i piloti sono alla canna del gas, tutti i piloti fanno sacrifici immensi per correre, quindi tutto quello che trovano naturalmente lo usano per la propria carriera. Quindi chiedere sponsor, aiuti, contatti a un pilota non ha mai dato frutti a nessuno, mai. A meno che quel pilota non sia Lewis Hamilton, che ha deciso di aprire un team dove far crescere i giovani, allora ha un senso, però a parte come lo contatti e poi quanti ce n'è. Mirko Tesla mi chiede: da quanti anni guidi moto? L'idea di iniziare a correre in pista è stata solo tua oppure te l'ha proposto qualche amico, pilota, bla bla bla, vedendo che hai talento? Allora, ho già fatto un video in cui racconto la mia esperienza in moto. Prima moto guidata nel 2013, 3 volte in pista, poi mai più guidato una moto, fino al 2017, dove ho fatto una quindicina di uscite più o meno, e ho iniziato a correre quest'anno. Ho iniziato a farlo perché, a forza di lavorare nel mondo delle moto e vedere gli altri che corrono, mi è presa voglia. Benetazzo Alfredo: ciao Alberto, ti sto seguendo, alla pista ha rinunciato perché non ce la faceva più coi soldi, e mi chiede chi paga tutto sto ben di Dio. Beh, quando faccio delle prove giornalistiche, delle recensioni eccetera eccetera, naturalmente non pago, mentre invece per le gare, dato che non ho il budget che serve per fare un campionato come quello che sto facendo, ho lavorato per trovare degli sponsor che sostenessero questa avventura. Joshua Ladevas: non credo vedrai mai il commento, ma ci provo lo stesso. E invece qua ti frego perché il commento l'ho visto. Mi piacerebbe un vlog in cui parli della storia dell'isola di Man. Piacerebbe anche a me, solo che andare all'isola di Man vanno via, già solo per andare e girare le riprese video, più montarle, vanno via 10 giorni.
e purtroppo con tutte le gare, tutti gli eventi che sto facendo in questo momento non riesco, non ce la faccio, però in futuro mi piacerebbe molto. Simone Nafra: ciao Alberto, in una tua vecchia intervista avevi parlato di avere un simulatore buono per simulare al meglio la realtà. Che volante e che simulatore usi? Giochi ancora spesso? Allora, un volante molto vecchio, quindi ne sono usciti di molto buoni. Non sono aggiornato sui volanti, quindi non mi sento di consigliarti un modello in particolare. Io ho un G25, quindi si parla di 10 anni qua. Come software R-Factor 2 con le auto giuste, perché ci sono anche delle auto molto fatte a caso. Ecco, R-Factor 2 è il più simulativo che conosco. Assetto corsa è molto divertente, realistico, anche se ci sono delle auto che proprio sono completamente sbagliate, quindi se trovi le auto giuste però anche assetto corsa è molto bello, pur comunque avendo alcuni difetti importanti assetto corsa. Ora ci giocavo fino a qualche mese fa e ad esempio sui cordoli molte vetture si comportavano in un modo sbagliato. Ecco, un difetto di alcuni simulatori che non ho mai capito è che le auto sui cordoli è come se fossero sul sapone, non stanno più in strada, mentre invece nella realtà sui cordoli ci salti sopra proprio alla morte e la macchina sta lì. Non l'ho mai capita questa cosa, anche il R-Factor 1 aveva questo grosso problema, il 2 no. Davide Daga Garieri: stavo guardando il tuo video come funziona una gara di moto, volevo chiederti come si possono avere i pass per scattare qualche foto durante le gare. Scrivi un'email all'organizzazione e chiedi, dipende dalle organizzazioni. Giuseppe Guerra mi chiede: ciao, volevo esprimerti un parere riguardo al video che hai fatto con l'R3. Sintetizzo, quando avevo provato il 300 avevo detto che ha una guida opposta al 1000. Quindi lui mi chiede perché ti alleni con la 300 se si guida diversamente dal 1000. E la 300 la guido dentro un cartodromo in cui hai delle frenatone, pieghe e riaccelerazioni. Quindi guidare un 300 nel cartodromo è come guidare un 1000 al Mugello. Quindi riproduce in piccola scala la guida del 1000, quindi in quel senso lì è molto utile. Federico Ferrario mi chiede: correrai al CIV? Se sì, in che categoria? Sicuramente in futuro mi piacerebbe, il livello lì è mostruosamente alto, basti solo pensare che chi vince tutte le gare, un tale Michele Pirro, sta anche davanti in MotoGP, quindi si parla di un livello veramente esagerato. Per arrivare a correre in un CIV ed essere, se non competitivo, almeno fare una figura decente, ci vogliono anni di esperienza di gare, quindi probabilmente in futuro sì, ma ci vuole ancora qualche anno. Bene, come sempre grazie per aver visto questo video, questo era tutto per questo Q&A. Se volete fare delle domande ho linkato qui sotto il post di Facebook dove fare le vostre domande. Come sempre iscrivetevi al canale, mettete un like e lasciate un commento. Bye bye!